Allora, fatemi pensare. Se dovessi dare un titolo o comunque sintetizzare con una frase, una soltanto, quello che ho visto stasera, vi direi tranquillamente che Luciano Spalletti fa Luciano Spalletti, Antonio Conte fa Antonio Conte. Cosa diavolo voglio dire? Provo a spiegarmi, ci provo. Abbiamo visto la Juventus dopo un primo tempo onestamente avulso, fatemi usare questo termine anche un pochettino desueto, si dice così, penso, forse, va bene. Nel secondo la squadra ha cambiato strategia, o meglio, assetto tattico, passa alla difesa a 4, procede col 4-2-3-1, giocatori secondo me anche più adatti a questo sistema di gioco, la squadra in qualche modo switcha, cambia il risultato, cambia anche la prestazione e la Juventus vince la partita utilizzando un sistema di gioco che è consono, no, alle idee dell'allenatore toscano. Infatti ci chiedevamo quando vedremo la Juventus giocare in questa maniera e l'abbiamo visto stasera. Per quanto riguarda Antonio Conte, non, lo abbiamo detto forse talmente tante volte che ormai sembrerebbe superfluo ripetersi, ma è chiaro che il primo obiettivo per l'allenatore leccese rimane sempre il campionato. Se c'ha un faccio un esempio davvero stupido, stupidissimo. Se facciamo finta che il Napoli abbia un barattolo di 100 kg di spinaci che ti danno l'energia come la davano a Popei, no? Che si caricava a 1000. Ecco, io sono convinto che Antonio Conte quel 100 kg, sapete come li distribuirebbe? 80 kg li permetterebbe ai giocatori di cibarsene in campionato e gli altri 20 in coppa. Io la immagino così, la vado a trasferire così la filosofia contiana. Sarà una baggianata, però ditemi voi perché il Napoli, che è una squadra assolutamente non al di sotto di Benfica, Eintracht, PSV, che non sono certamente squadre scarse, non sto dicendo questo, ma il Napoli quest'anno già in campionato ha fatto vedere, ha messo sotto comunque le prime della classe. Per quanto il nostro campionato certamente non sia ormai, no, quello degli anni 2000, ma non possiamo neanche dire che sia talmente più scarso del portoghese, della Bundesliga. E non parlo delle squadre top della Bundes o della Liga o altro. Quindi, onestamente, non può esserci casualità. Ecco, questo mi viene da dire. Vabbè, ne parliamo, signori miei. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo, che come al solito ha bisogno di questi pollicioni sempre lì sul pezzo, perché se no ne si scompa. Ha bisogno anche lui come si chiama, appunto degli spinaci di Popeye, per dargli quel boost. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, domani c'è anche la Roma, la Bologna, continuiamo quindi a goderci queste partite europee. Trovate tutti i profili in descrizione e vi ringrazio. Ho ascoltato anche il feedback di tanti che mi dicono non ti sento bene, mettilo vicino, me lo metto davanti. Datemi quindi ancora una volta aggiornatemi eventualmente su come si sentirà l'audio. Allora, partendo dalla Juventus, onestamente, sì, il primo tempo è stato. Non voglio utilizzare mezzi termini o essere morbido, è stato un primo tempo bruttissimo se parliamo della Juventus che gioca contro il Pafos e aveva assolutamente bisogno comunque di fare punti per rialzarsi da una posizione che iniziava a essere scomoda ed era diventata scomoda in realtà. Poi con queste due vittorie adesso mette a posto certamente la classifica. Per le due vittorie intendo la trasferta col Bodo e la vittoria di stasera. Comunque sono 6 punti che arrivati col mandato di Spalletti veramente ricalibrano un po' anche le speranze europee. Ed è adesso un playoff che è assolutamente alla portata, anzi, non so quanti punti manchino, se non sbaglio la Juventus ne ha 9, quindi anche con due pareggi poi si andrebbe secondo me sulla differenza reti, però tra
chi c'è rimasto? Monaco l'ultima fuori casa e poi la prossima in casa proprio col Benfica di Mu, che però ancora ha bisogno di punti. Non sono partite semplici, ma la Juventus una delle due può sicuramente batterla oppure pareggiarle entrambe e poi vedere un po' la differenza reti. Ma non stiamo qui a fare calcoli, numeri, parliamo della partita di stasera, non spingiamoci troppo avanti. La partita di stasera ci diceva appunto che la Juventus si era trovata a soffrire anche il Pafos, perché a questo, sempre partendo un po' dall'assetto che vedeva che in questo momento la Juventus non li ha tre difensori, non avendoli neanche tre difensori, anche questo ti doveva subito dare una spinta, no? A utilizzare un sistema, no, che premiasse i giocatori che sono a tua disposizione. Invece tutto ciò non si era ancora verificato. Anche stasera Koop Meiners in enorme difficoltà lì dietro. E il Pafos ha avuto anche delle occasioni importanti nel primo tempo, il palo, qualche parata di Gregorio, certo, nulla magari di così clamoroso, però a tratti era il Pafos a essere dominante in campo. Ed è una cosa che onestamente non poteva essere pensabile, con qualche solita sgasata di Ildiz, un tiro di Zegrova, qualcosina qua là e soprattutto un David che nel primo tempo si è divorato un gol clamoroso. Ma quando la partita come al solito perdi l'inerzia, quando perdi l'inerzia della gara, cioè vanno tutti in affanno, tutti in difficoltà e poi anche quando magari la giocata semplice la sbagli. Nel secondo tempo, ribadisco, difesa a 4, portato Koop Meiners a centrocampo, perché che ne dica Koop Meiners, lui deve giocare a centrocampo, ragazzi miei, inutile girarci attorno. Poi dietro comunque poteva dare una mano in impostazione, però per difendere poi non è semplicissimo. E, e caso strano esce Locatelli, infatti adesso tanti tifosi juventini rincareranno la dose perché esce Locatelli, inserito un altro attaccante e la Juventus inizia a macinare campo, ad avere occasioni e soprattutto la sblocca McKennie, che poi è sempre un giocatore che o con le valigie pronte o che ne so, qualcuno dice disordinato, eppure invece è il giocatore che tu puoi mettere ovunque, lo puoi mettere terzino, lo puoi mettere mezzala, secondo me lo puoi mettere anche ala. Per gli attaccanti che abbiamo visto ultimamente in casa Juve, anche la punta paradossalmente, perché di certo ha freddezza, il gol di oggi è da attaccante, per esempio, quindi grande giocata e grande, come si dice, polivalenza di McKennie. E da lì poi la partita si è messa sul binario giusto, ribadisco, aveva tanti uomini offensivi alla Juventus in campo e io credo che sì, da oggi Spalletti farà Spalletti utilizzando questo modulo. Mi sento di dire che ovviamente non è che lo mette stasera così a casa, è perché ci ha lavorato e finalmente si sentiva che potesse essere un'opzione ed è stata un'opzione certamente vincente. Non basta, perché non basta una prestazione del genere secondo me a dire che adesso la Juventus crescerà, farà meglio, perché poi continuiamo a vedere pochezza a centrocampo, veramente oggi fai fatica a dire chi è il centrocampista che si può prendere in mano la Juventus, e ne ha terribilmente bisogno di un centrocampista che lo faccia. Vedremo se riuscirà lui a valorizzare Koop Meiners, perché Spalletti ha sempre avuto un regista di livello in qualsiasi squadra, no? In qualsiasi, e quindi vedremo a chi affiderà questa patata tra virgolette bollente del far girare la squadra, perché poi in avanti, no, ribadisco, Ildiz con Sessao, lo stesso McKennie se lo vuoi mettere o ala o terzino, Zegrova, che stasera ci ha fatto capire perché venisse utilizzato solo gli ultimi 10 minuti, perché più di 15-20 onestamente il ragazzo non ne può fare, però magari più avanti riuscirà a guadagnare minutaggio. E poi open da David, quindi questo è l'inizio per provare, no, ad andare avanti su questa strada, perché comunque si può fare con i giocatori che ha a disposizione, con i giocatori che ha oggi a disposizione la Juventus si può fare più il 4-2-3-1 che questo 3-4-2-1 o come cavolo volete dire voi.
Bello anche l'abbraccio con David di Spalletti, perché alcune volte ci vuole il bastone, alcune volte ci vuole le carote. E adesso secondo me per lui era arrivato il momento della carota, anche perché poi ha trovato anche il gol. E lui li deve sbloccare anche mentalmente. Però per sbloccarli mentalmente li devi mettere anche a proprio agio in campo. E la squadra nel secondo tempo mi sembrava molto più a suo agio rispetto a quella del primo. Questo per quanto riguarda la Juve. Andando al Napoli, perché ho fatto quella premessa iniziale? Perché l'abbiamo vista chiaramente nei primi 20 minuti. Ho visto i primi 20 minuti del Napoli con la Juventus, ma con la Juventus possiamo parlare di 70-80 minuti fatti proprio ad alta intensità, ma oggi vedevi i primi 20 minuti del Benfica rispetto ai primi 20 minuti del Napoli, cioè veramente una squadra che non aveva quel passo, non aveva quelle energie per sostenere l'intensità. Attenzione, questo lo dico del Napoli, ma vale un po' per tutte le squadre italiane, tranne l'Atalanta stessa, che forse già abituata con Gasperini riesce a giocare ad alta intensità, ma tutte le altre italiane sull'intensità fanno fatica a mantenere 2 o 3 partite con quel livello, perché la stessa Inter ieri con il Liverpool, al di là del discorso mentale, proprio del motore, non riesce a avere il motore alcune volte di squadre che hanno più energie. Io sta roba non lo so, non so come spiegarla, ma ribadisco, vedevo il Benfica oggi andare a un'altra velocità, e il Benfica, ribadisco, non è che è così, non è superiore al Napoli, anche al Napoli di stasera, ribadisco ancora, lo continuiamo a dire con le assenze, però non può esserci il dislivello che abbiamo visto stasera. Il Benfica ha fatto la partita quasi perfetta, eh. I primi 20 minuti aggressiva, no, li andiamo a prendere, hanno avuto occasioni, sono passati meritatamente in vantaggio, e poi si sono messi belli, quadrati, e avevi la sensazione che potevi stare fino a domani, il Napoli non avrebbe mai segnato. Ha avuto qualcosa nel primo tempo, come l'occasione di Di Lorenzo, un altro colpo di testa, non mi ricordo di chi, forse McKennie, la palla messa in mezzo, ma poi Benfica roccioso. È vero, il secondo gol è stata una doccia gelata, perché magari era partita anche bene il Napoli, no? Il Napoli ha provato a fare quello che poteva dopo, ma con quel 2-0 la partita si è compromessa del tutto. Però ripeto, la differenza di intensità, di approccio, di energia applicata dalla squadra di Conte a questa partita è totalmente dislivellata rispetto a quella del campionato. Quindi ci sono proprio due squadre quasi diverse, non nei giocatori che scendono in campo, ma nella mentalità, nell'approccio. Ed è spiegabile col fatto che non si riesce a mantenere lo stesso livello, non si riesce, anche perché non è facile, anche perché poi quel gioco che fa il Napoli in campionato è dispendioso, non è che te lo porti a casa così semplicemente, se non fai il metro in più, se non... quante volte abbiamo visto i giocatori del Napoli andare tutti ad aggredire, o a ritornare, a rinculare quando c'è da farlo, e poi le energie vengono meno. E se il discorso legato alla Juventus la qualificazione si è messa bene, e il Napoli rischia perché il Napoli deve fare, se non sbaglio, almeno 4 punti, perché ne ha 7. Correggetemi, ma dovrebbe essere così. È vero che ha Copenaghen, però abbiamo visto che fuori casa che fatica. E poi l'ultima in casa, mi pare col Chelsea, ragazzi. Quindi non è facile, ma paradossalmente il Napoli forse col Chelsea potrebbe avere anche meno problemi. Sì, Napoli, perché è una squadra che poi magari gioca, e il Napoli può farle male in transizione. Vediamo anche qua, però sta tanto, ribadisco, nell'approccio, nell'energia che metti nella gara, e vediamo un po' come si ripresenterà. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, anche come si sente il tutto il resto. Sono andato anche lungo, perdonatemi. Un grande abbraccio da Teschio.